Lady Godiva, una favola anglosassone. La storia di Lady Godiva è una di quelle che si mescola con la leggenda. Nobildonna inglese realmente esistita e vissuta a cavallo dell'anno 1000, è celebre per la sua cavalcata nuda per le strade di Coventry. Ma cosa c'è di vero e cosa è parte di uno dei miti più famosi d'Inghilterra? Il suo nome, Godiva o Godiva in inglese, è la latinizzazione di Godgifu, ovvero regalo di Dio, un nome piuttosto comune ai tempi. Compare per la prima volta all'interno del Liber Eliensis, un antico testo scritto in latino contenente la cronaca della storia inglese dal 673 sino alla metà del XII secolo. Secondo gli storici era vedova quando Leofric, conte di Morsia, la sposò. La Morsia non era altro che l'embrione di quella che sarebbe divenuta coi secoli la stessa Inghilterra. Leofric era quindi uno degli uomini più potenti del paese, ma anche Lady Godiva era considerata una nobildonna ricca, con terre e possedimenti a lei intestati. Accomunati da un forte spirito religioso, erano famosi per le generose donazioni a diverse istituzioni. I documenti attribuiscono a loro la fondazione di un monastero benedettino nella stessa Coventry nel 1043 e la cessione di terra in favore del monastero di St. Mary a Worcester nel 1050. Le loro ricchezze dovevano essere immense, perché nella descrizione del monastero si legge: lui e sua moglie, la nobile contessa Godgifu, costruirono il monastero dalle fondamenta con il loro proprio patrimonio e lo resero così ricco di vari ornamenti che in nessun monastero in Inghilterra si poteva trovare tale abbondanza di oro, argento, gemme e pietre preziose. Probabilmente anche Leofric si era sposato più di una volta. Poiché c'è qualche dubbio sulla data del suo matrimonio con Godiva, non è chiaro se fosse lei la madre di Elfgar, l'unico figlio conosciuto di Leofric che gli succedette alla sua morte. Leofric morì nel 1057 e la sua vedova visse fino a un periodo compreso tra la conquista normanna del 1066 e del 1086. Il suo luogo di sepoltura è ancora oggi oggetto di dibattito. Secondo alcune fonti fu tumulata nella chiesa della Santissima Trinità di Evesham, oggi scomparsa, ma secondo altre fu deposta accanto al marito nella cattedrale di St. Mary a Coventry. Ridotta in rovina in seguito alla dimissione di tutti gli istituti religiosi su ordine di Enrico VIII, le tombe sono ad oggi scomparse. Ma quindi da dove nasce la leggenda della cavalcata di Godiva? Perché una rispettosa nobildonna dall'animo pio avrebbe dovuto attraversare nuda la città? L'unica fonte certa su cui è basato il mito è il rincaro delle tasse che Lord Leofric impose alla popolazione. Godiva prese le parti dei cittadini oppressi, pregando insistentemente il marito di ridurre l'eccessiva tassazione. Esasperato dalle sue insistenze, pare che Leofric la congedò dichiarando che avrebbe accolto la sua richiesta solo se avesse cavalcato nuda per il paese. Era ovviamente una richiesta che non si aspettava di vedere esaudita, ed è qui che la storia si confonde con la leggenda. Pare infatti che Godiva prese alla lettera il marito e si sacrificò a sostegno della gente di Coventry. Fece precedere la sua processione da un proclama che intimava a tutti i cittadini di chiudersi in casa sigillando porte e finestre. Cavalcò quindi per le strade, coperta solo dai suoi lunghi capelli. Il conte Leofric, c'è da dire, che fu fedele alla parola data e liberò la città dal pesante fardello delle tasse. Tutte tranne una, un tributo ai cavalli. Come tutte le leggende, specialmente quelle così antiche, esistono diversi adattamenti della storia. Quella più antica vede Godiva attraversare da un lato all'altro il mercato mentre la gente era riunita, scortata solo da 2 cavalieri. Ma la versione più famosa è quella del 1569, in cui viene per la prima volta menzionato il personaggio di Peeping Tom, letteralmente Tom lo spione.
Si trattava di un sarto che, curioso, trasgredì al divieto, praticando un foro nelle imposte delle finestre e spiando così la dama al suo passaggio. Ancora oggi il termine è usato come sinonimo di guardone. Scrittori successivi abbellirono e romanzarono il racconto, aggiungendo via via più dettagli, rendendo la storia di Peeping Tom la più popolare. Così, col tempo, il suo affronto fu punito dalla volontà celeste che lo rese cieco, oppure dalla popolazione stessa che, indignata, lo assalì cavandogli gli occhi. Secondo altre versioni, perse addirittura la vita. Come la storia di Peeping Tom, anche il particolare della nudità sarebbe un'aggiunta successiva. A quei tempi i penitenti erano soliti fare una processione pubblica coperti soltanto da un piccolo indumento simile a una mutanda. Quanti di voi stanno pensando a Cersei? Io sì, lo confesso. In alcune rielaborazioni del racconto, Lady Godiva in effetti non era nuda, bensì coperta da una veste impalpabile color carne, comunque considerata scandalosa. Alcuni studiosi ipotizzano quindi che la leggenda potesse nascere da un avvenimento realmente accaduto, in cui Godiva attraversò effettivamente la città da penitente. Ma nei 2 secoli intercorsi tra la morte di Godiva e la prima testimonianza della leggenda, non compare alcuna documentazione che menzioni una processione, sia essa nuda o vestita, a differenza invece delle sue generose donazioni alla Chiesa, di cui rimangono varie menzioni. Esiste anche un'ulteriore versione per cui la nudità era solo metaforica e indicasse come ella avesse percorso le strade spogliata dei suoi gioielli, segno distintivo del suo rango. Vestirsi al di sotto della propria posizione, anche per una donna pia come Lady Godiva, appariva come un atto talmente fuori dal comune da suscitare un normale sconcerto. Allo stesso modo potrebbe riferirsi alla sua generosità, poiché si diceva che si fosse spogliata dei suoi beni terreni per farne dono ai monasteri. La cavalcata di Godiva è strettamente legata alla cittadina di Coventry. A partire dal 1678 fu istituita una commemorazione al suo celebre passaggio. In un documento del 1773 si parla di una statua di legno raffigurante Peeping Tom, esposta per la tradizionale parata evocativa. Interrotta a tratti nel corso dei secoli, attualmente si celebra ogni anno con una rievocazione storica. Nei secoli innumerevoli furono gli omaggi e le citazioni legate al mito di Lady Godiva, la cui leggendaria cavalcata, nuda e celata alla vista, stuzzicava evidentemente la fantasia di molti artisti. Alfred Tennyson scrisse nell'Ottocento un poema omonimo, che a sua volta ispirò un dramma musicale, Isabeau, una leggenda drammatica di Illica e Mascagni che debuttò nel 1911. Più recentemente, cantanti come i Queen, i Simply Red o il più nostrano Roberto Vecchioni l'hanno citata nelle loro canzoni e diverse pellicole hanno narrato la sua storia. Anche se probabilmente l'omaggio più famoso è quello della famosa catena di cioccolato belga, Godiva, fondata a Bruxelles nel 1926. Se ti è piaciuto questo video, come al solito ti invito a iscriverti al canale e a condividerlo con i tuoi amici, seguendomi su Instagram o comprando da Amazon dal link affiliato che ti lascio in descrizione. Al prossimo video!